mobili, which was in those tubes, che erano all'interno di quei tubi, is essentially the complete phase conjugate. Yeah? è la completezza della coniugazione di fase. Now, the reason I brought that up early is because we just found out Il motivo per cui ho parlato di questo è perché abbiamo appena scoperto Priory tuned the phase conjugate long wave cascade to the heart frequencies of the patient. è che questo priori aveva sintonizzato la cascata a onda lunga al cuore del paziente, alle onde cardiache del paziente. Let's get back to basics again here, very basic. Let's just review now, basically. Allora, ritorniamo alla base, facciamo un riassunto. If you want the plasma at the center to make a centripetal flame, Se volete che il plasma al centro faccia una forza centripeta, and una fiamma, you want to get centripetal because the centripetal field is what accelerates all of life and creates healing. perché si vuole creare il campo centripeto perché è quello che accelera la vita e quindi accelera la guarigione. So for every conference we have a new bumper sticker. The bumper sticker for this conference is get centripetal or get dead. Prima avevamo sempre l'etichetta che diceva diventa frattale o diventa morto, adesso c'è diventa centripeto o diventa morto. Okay. So if you make a field effect centripetal, Allora, se si rende un campo centripeto, un Cause- effetto di campo, cause it to implode, lo si fa implodere, you initiate healing, date inizio alla guarigione, you initiate growth, date inizio alla crescita, you initiate the flame in the mind. date inizio alla fiamma nella mente. Now, physics knows a lot about how to do this if we only apply this to consciousness. Allora la fisica sa come fare questo, adesso occorre applicarlo alla coscienza, And that's what we're going to do today. è quello che faremo oggi. Physics calls these a phase conjugate pump wave. Quindi questa è questa pompa di onde coniugate in fase. Now, I'm going to give you a new example of a phase conjugate pump wave. Adesso vi do un nuovo esempio di una pompa coniugata in fase. Kudai's favorite way to walk around is with one of her kittens here and one here. Il modo che Kudai preferisce di andare in giro, c'ha due gattini nuovi, uno se ne porta uno qui e uno qua. Yeah. And it turns out that ancient shaman, when they wanted to increase their perception, they would take a small animal, one here and one here. Salta fuori che gli antichi sciamani, quando volevano aumentare la loro percezione, e questo è vero, si mettevano un animale piccolo su un orecchio e un animale piccolo sull'altro. So Kudai, what happens to your perception when you have an animal here and here? What happens? Well, I didn't do it often, I just did it recently, so Very cute. it's but if I think it's like everything gets really fluffy and soft and pleasant and pleasurable. So it's like it's a heart feeling in the head. A heart feeling? No, that's nice. I like that. Cioè, lui mi ha chiesto che cosa ti succede quando ti metti i due gattini alle orecchie. Gli ho detto mi viene una sensazione di cuore nella testa. I mean, actually, the ancient shaman were known. If they were like trying to increase their telepathy, they would hold an animal here and here. Gli antichi sciamani facevano così per aumentare la telepatia, usavano due animaletti, uno per orecchio. Remember, the blood is a phase conjugate media. Yeah? Ricordatevi che il sangue è un mezzo coniugato in fase. Just so that you think about that for a moment, consider what that might mean. Allora, pensateci per un attimo per considerare cosa potrebbe significare. I'd like to give you an example from the physics of dowsing. Vorrei darvi un esempio della fisica della rabdomanzia. There was a group in the American Dowsers Society famous for studying the physics of dowsing. C'era un gruppo famoso nella società dei rabdomanti perché studiava proprio la fisica della rabdomanzia. And the scientist was Z.V. Harvelick from the Washington area. Lo scienziato era Harvelick della zona di Washington. And he discovered that if you take a piece of aluminum foil and put it right here on what you call the temples, Allora, lui aveva scoperto che se si prendeva un pezzo di alluminio e lo si metteva uno qui su una tempia e l'altro sull'altra tempia, you would practically eliminate the dowsing skill.
avreste completamente eliminato la capacità di percezione rabdomantica. So we know that dowsing is a measurable skill. Noi sappiamo, è risaputo, che la rabdomanzia è una capacità misurabile. You know, you have these magnetic lines, you measure the strength of the magnetic line, and you can measure whether a person can feel that or not. It's very real. It is not subjective, it's objective. Yes. Non è una cosa soggettiva, è oggettiva. Ci sono le linee magnetiche, la persona è in grado di misurarle e è possibile misurare che la persona sa misurarle. So if you put aluminum foil here and here, it prevents people from feeling a magnetic line. Why? Quindi se vi mettete due pezzi di alluminio qua, non riuscite a sentire più nessun tipo di linea magnetica. Perché? I give you a clue that aluminum foil is the opposite of phase conjugate. Perché quel foglio di alluminio è l'opposto della coniugazione di fase, It prevents. la impedisce. Whereas when you have an animal here and here, Mentre quando c'è un animale di qua e uno di là, I mean, let's think about it. Why is this called the temples? pensiamoci un attimo, perché si chiamano le tempie questi due punti? Yeah? You know, wait a minute for another form of consciousness. Some military. C'è un'altra forma di coscienza che passa sulle nostre teste. We know that in the ancient literature, Sappiamo che nell'antica letteratura, you've heard me say this before, me l'avete già sentito dire questo, the term I will raise a Shem unto the Lord in the Bible was translated to mean I will raise an altar unto the Lord. c'è questa frase che dice innalzerò uno Shem al Signore, che è stato tradotto con innalzerò un altare al mio Signore. And yet, when Zechariah Sitchin studied the Sumerian at such length, and he determined that the word Shem stone means high-word fire stone, in other words, implosive capacitor. Allora, però questo Zechariah Sitchin ha fatto questo studio pazzesco di tutti questi linguaggi e ha capito che Shem significava una pietra di fuoco che puntava, che si era rivolta verso l'altro. In questo senso intendeva dire un condensatore. So, if an electrical engineer studies the Bible and tries to determine what an altar is, a Shem stone, he concludes it's a phase conjugate dielectric. That's the definition of the term altar in the temple. Ah, ecco, altare nel tempio, altare nelle tempie, quindi un dielettrico coniugato in fase. È quello che uno scienziato, se uno scienziato leggesse la Bibbia e vede innalzerò un altare al Signore, lo capisce in questo modo. Quindi io creo un dielettrico coniugato in fase nelle tempie. Yes. So an imploding capacitor is the altar unto the Lord. Quindi un condensatore implosivo è un altare al Signore. Remember, the word Shem came to mean chem, as in alchemy and chemistry, meaning access to a black hole. Ricordatevi che questa parola comunque Shem è diventata poi con tutte le varie modifiche chimica, alchimia, che significa fondamentalmente avere accesso a un buco nero. Yes. Scusa, ma allora è lo stesso motivo per cui gli altari nelle chiese sono in un punto ben preciso. So that's the meaning why, the reason why altars in churches are in specific positions? Yes, absolutely. The reason is absolutely electrical. They must make a black hole, an implosive point, electrical. Sì, il motivo è totalmente elettrico, l'altare deve essere in grado di creare un buco nero elettricamente. The most practical, useful example is probably the Ark of the Covenant. L'esempio probabilmente più pratico e più utile è l'arca dell'alleanza. Those of us who have studied and studied and studied have concluded about the Ark. Quelli che di noi hanno studiato e ristudiato questo soggetto hanno concluso rispetto a quest'arca. It was designed by the Syrians as a place to safely store their nukes. Che era stato qualcosa di progettato dagli abitanti di Sirio per contenere al loro interno le loro armi nucleari.
I mean, everybody who's studied Anunnaki stories, and whether you believe it or not doesn't matter much, but the evidence is huge that they used nuclear devices. Allora, chiunque abbia studiato la storia degli Anunnaki, poi c'è il discorso se uno ci creda o meno, comunque chi l'ha studiato ha visto che questi esseri, questi Anunnaki, hanno utilizzato già all'epoca delle armi nucleari. Nobody else has explained the nuclear molten glass on the Sinai Peninsula. It was a nuke. Nessuno è riuscito a spiegare perché c'era questo vetro polverizzato da un effetto nucleare sulla penisola del Sinai. We're not going to do ET stories today. We're going to avoid that. We're going to pretend to be conservative science. Però oggi non tratteremo dell'aspetto extraterrestre di tutta questa storia, oggi facciamo gli scienziati. No, but the conservative science is, and this is the important point, the pure principle. Ok, allora la scienza conservativa è, e questo è il puro principio, The right kind of capacitor, a phase constant capacitor, reduces radioactive half-life. This is important. l'importante è che il condensatore giusto riduce l'emivita radioattiva e questo è importantissimo. You can be skeptical about the history stories. We don't care. But you can't be skeptical about a physics principle because that is permanent. Yeah? Non si può essere scettici su un principio fisico perché è permanente. Uno può essere scettico sulle storie, ci può credere o meno, ma il principio è permanente. The right kind of capacitor solves a radioactive problem the same way the same capacitor causes a seed to germinate. That is fundamental. La cosa fondamentale è che il tipo giusto di condensatore risolve i problemi di radioattività come risolve i problemi della vita facendo germogliare un seme. And in spite of all these damn military-controlled governments, we have to teach the principles. This is not a military secret. It's a survival principle. Thank you very much. Adesso si viene fuori l'aspetto che dice questo qui non è un segreto che deve essere solo dei militari dell'esercito o dei governi, è una cosa che è importantissima per tutti da sapere. It's like the idiot U.S. government. They've got supercapacitor batteries in the Abrams tank, but they'd rather let Boeing go bankrupt than let Boeing have the supercapacitor battery. Cioè, come il governo americano, loro hanno un condensatore che permetterebbe di fare chissà che cosa a livello di energia, però lasciano andare in bancarotta la Boeing piuttosto che darglielo. We're not here today to criticize governments, however, that's Però non obvious. siamo qui per criticare i governi oggi. We're here to teach pure principle. That's why we're Siamo here. qui per insegnare il puro principio. So let us understand the pure principle right now. Quindi cominciamo col capire ora qual è il puro principio. The quote-unquote sacred capacitor, Quello che tra virgolette chiamiamo il condensatore sacro, a phase conjugate dielectric, che è un dielettrico coniugato in fase, just one example is the Ark of the Covenant. di cui un esempio è l'Arca dell'Alleanza. You can study the physics, Ne potete studiare la fisica, from the geometry to the acacia wood to the gold. You know what kind of capacitor you're building if you're building an ark, yeah? dalla geometria, dal legno di acassia, tutto quello che vi serve, lo sapete che state costruendo un condensatore. You're building a capacitor that does that with the dielectric fields the same way these do it. Yeah? Quindi create un condensatore che fa quella cosa allo stesso modo in cui la fanno questi due semi-uovi. Imagine the dielectric lines, the reflected electric field. Just imagine the wave shape of what's coming out of this. Immaginate le onde che escano fuori da quei due. It's called pine cones kissing noses. Si chiamano pigne che si baciano in punta. So anytime somebody says to you, well, I don't know what phase conjugation is, you say, pine cones love to kiss noses. Allora, le volte che dicevo, non so che cos'è l'amore, fa no, guarda, sono le pigne che si baciano il naso. It's about making the perfect vortex. Riguarda il fatto di fare il vortice perfetto. Whether the vortex is water or magnetism or optics or dielectrics, Che il vortice sia magnetico, d'acqua, ottico, dielettrico. here is a mathematically perfect vortex. A mathematically perfect, Questo è un vortice magnetico perfetto. a shadow on the wall of the cave. Ecco,
L'ombra sulla caverna. Mathematically perfect. Got the spirals on the cone in the perfect implosive angle. Allora, qui c'è proprio l'angolatura implosiva calcolata matematicamente perfetta. There's a pine cone that's ready to kiss noses. Ecco, quello è una pigna pronta a baciare il naso di un'altra pigna. This is precisely the angle of that cone. Ed è esattamente l'angolo di questo cono. It's a 60-degree implosive cone that would perfectly nest dodecafractal. È un cono a 60 gradi che si annida perfettamente in un nido dodecaedrico. I wrote the new equation to prove that that is the radii of hydrogen. Yeah? E ho scritto anche un'equazione che dimostra che corrisponde al raggio dell'idrogeno. Same principle. In this case, Planck length powers the golden ratio. You got the radii of hydrogen. It's gorgeous. In questo caso invece è la lunghezza di Planck moltiplicata per la proporzione aurea che vi fa arrivare a questo risultato. So, if you get the pine cones lined up correctly so the vortex kiss noses, Se queste pigne sono allineate in modo corretto, in modo che tutti si bacino, si tocchino il naso, la punta, you get all this fabulous magic. ottenete questa meravigliosa magia. The origin of all centripetal forces. L'origine di tutte le forze centripete. You get fusion. Ottenete la You fusione, get implosion. You l'implosione, get self-organization. l'auto-organizzazione, You get mindfulness. l'attenzione mentale, You get phase conjugate optics. le ottiche coniugate in fase. You get the reason that rainbows exist. Il motivo per cui esistono gli arcobaleni. The wave geometry in every case is this. You get the exact geometry of what's happening in your brain waves at the moment of bliss. Ottenete l'esatta geometria di quello che succede nel vostro cervello quando provate beatitudine. So do you see why that might reduce radioactivity? E questo riuscite a capire come questo può aiutare a ridurre la radioattività? It's important to mention that È importante dire che, parallel to the principle that the right kind of capacitor can contain a radioactive field, allora, in parallelo al fatto che il condensatore giusto può contenere un campo radioattivo, Uri Geller is said to have measured that focused human attention reduces radioactivity measurably. Uri Geller si dice che abbia misurato lui stesso, dimostrato che l'attenzione focalizzata umana riduce la radioattività. Why? Think about that. Pensateci un attimo, perché? Why would focused human attention cause radioactivity to slow down? Perché l'attenzione focalizzata umana rallenterebbe la radioattività? Perché crea concentrazione. Organizza le onde. Because it organizes the wave, it concentrates. Yes, it makes it centripetal. Perché le rende centripete. And in fact, radioactivity is the loss of centripetal force at the nucleus. Perché praticamente la radioattività è la perdita della forza centripeta del nucleo. Yeah. Now, theories of consciousness have a history of not dealing with the wave mechanics, you know? Le teorie della coscienza di solito non affrontano la meccanica delle onde. We are proposing a theory of consciousness that says Noi proponiamo una teoria della coscienza che dice: if you arrange the waves properly, se disponi le onde in modo appropriato, whether they're sound waves or light waves or capacitive waves or che magnetic siano waves, onde sonore, magnetiche, ottiche, eccetera, if you arrange them properly, you increase the flame in the mind. se le metti in modo appropriato aumenti la fiamma nella mente, You increase consciousness. aumenti la coscienza, You increase attention. aumenti l'attenzione. You could build a flame in the mind if you understand how the flame in the mind is built. Si può costruire una fiamma nella mente se si capisce come essa viene costruita. Let's take this picture one more time. Riguardiamo di nuovo questa immagine. Do you know that famous book, Health and Light by John Ott? Conoscete questo famoso libro che si chiama Luce e Salute di John Ott?
They showed that if you take the poisonous fluorescent lights out of your kid's classroom that have the wrong frequencies, and if you install sunlight, you get a dramatic increase in attention span in the kids. È uno studio che è stato fatto in tante scuole dove questo signore ha dimostrato che se si tolgono le luci fluorescenti e al neon dalle classi nelle scuole e si mettono le luci naturali, l'attenzione dei bambini è aumentata al massimo. So it's evident and proven from the test that's already been done that attention has a frequency recipe. Quindi è stato dimostrato che l'attenzione stessa ha una ricetta di frequenze. The frequencies that come from natural sunlight measurably create attention span in kids. The study's already been done. Gli studi sono quindi già stati fatti sul fatto che le frequenze che provengono dalla luce solare aumentano l'attività di concentrazione dei bambini, degli studenti. Whereas if you put this pink fluorescent, warm fluorescent, pink fluorescent lights in a kid's classroom, attention span goes all to hell. It's terrible. It's also the neon lights, right? I don't know, but some of the Neon light is bad. Yeah. The thing is, we can calculate the right frequencies. Now we know. Lui parla delle luci fluorescenti rosa, io ho aggiunto quelle al neon. Comunque se lui dice sì, si può calcolare esattamente qual è la frequenza. Yeah. So, the flame, this is fundamental to our day. The flame in the mind has a frequency recipe. Quindi è fondamentale per oggi per noi sapere che la fiamma nella mente ha una ricetta di frequenza. Sonically, magnetically, optically, Sonica, capacitively. magnetica, capacitiva, ottica, eccetera. The frequency recipe will always be phase conjugate, La ricetta di frequenza sarà sempre coniugata in fase and the frequency recipe always has to approach in what they call the phase conjugate pump wave, perfect e symmetry. deve sempre approcciare in perfetta simmetria in questa che è la pompa delle onde coniugate in fase. So there's one more thing you need to think about in order to understand C'è ancora una cosa su cui pensare per capire phase conjugation, la coniugazione di fase therefore the flame in the mind. e quindi la fiamma nella mente. You could say, well, this is only a cube, and you always said you needed dodeca to get magic. Uno può dire, ma questo è solo un cubo, tu hai detto che invece ci vuole un dodecaedro per fare la magia. Yeah, and it's true that phase conjugation starts with the perfect cube. That's true. Ed è vero comunque che la coniugazione di fase comincia con il cubo perfetto. If you were going to animate, oh, wait, let me control this. If you were going to animate what we just showed you about the four-wave mixing, Se doveste animare quello che vi abbiamo appena fatto vedere di questo missaggio a quattro onde, this would be the animation of how it starts, right here on the bottom right. questa è l'animazione in basso a destra di come ha inizio. That's how it starts. You get these cones coming from the four directions, and they're perfectly fusing, imploding. The pine cones are kissing. Ecco, qui ci sono questi quattro coni che arrivano dalle quattro direzioni che si stanno fondendo uno nell'altro. So this is how it starts, but this is how it ends. E così è come si conclude. You see, the pine cones, in order to work, actually have to be conjugate, which means that vortex has to be based on golden ratio. Allora, queste pigne per funzionare devono essere coniugate in fase, quindi ci deve essere un vortice al centro. So when the cube here, Quando il cubo che c'è qua dentro, which is this cube right here, che è questo cubo qui, when that cube is assembled accurately among the waves, quando quel cubo viene assemblato accuratamente fra le onde, only then solo allora is the superposed next axis of spin symmetry possible. è possibile il successivo asse di spin sovrapposto. So you make the perfect cube, and then and only then, after that, then you can spin, wrap around it, the pent dodeca right here, wrap right around this cube. Quindi si può fare, prima bisogna fare questo cubo perfetto, dopodiché intorno a esso si può fare questo spin che crea il dodecaedro, Which is this animation right here. che è questa animazione qua. So you get the cube right, and then you see those wave pressures want to travel in all spin directions
at once. Quindi poi si fa il cubo e poi vedete che tutte queste onde vogliono viaggiare nella direzione giusta. Yeah, so it's this cube here, see? This one. So this revolution is possible. Quindi questa rivoluzione, tra virgolette, è possibile. That's Valerie's bumper sticker from the French Revolution. È dalla rivoluzione francese, no? So this revolution is possible. Questa rivoluzione è possibile. But you see that the doorway to the next axis of superposed spin symmetry called the next dimension. Questo è quindi come avere accesso all'asse di spin sovrapposti successivi che si chiama la dimensione successiva. So while it was a cube, you had only powers of 2, which were incubating and pure stasis. Allora, quindi mentre c'era solo il cubo, c'erano solo potenze di 2 che erano sinonimo di stasi e incubazione. But when the cube was complete and perfect, and because it was based on cones of golden ratio, then the pressure symmetry can spin in the next superposed axis, which is the dodecagon. Però quando il cubo diventa perfetto ed è composto comunque il cubo da questi coni che sono disposti in un determinato modo, lo spin che emerge, che nasce, crea questo che è l'asse sovrapposta di spin successiva, che è la dimensione successiva. Which is why the 5 different cubes in a dodecade is such a profound symbol, not just spiritually but physically, profound, important. The 5 different colored cubes. Ecco perché questi 5 cubi dai colori diversi che emergono da questo cubo primario e formano il dodecaedro ha un'implicazione molto profonda. Because we proved, well, first of all, you have no golden ratio in just the cube. Only when it does this you get golden ratio. Allora, se c'è solo un cubo, la proporzione aurea non c'è. Solo quando il cubo fa quello nasce la proporzione aurea. And we just completed a serious new mathematics paper E abbiamo appena completato uno scritto matematico and published. e l'abbiamo anche pubblicato, It's called Mathematics of Fusion. che si chiama Matematica della fusione. fractalfield.com/mathematics of fusion. Ecco, questo è il riferimento al link al sito. Mathematics of Fusion, 2 F's. Mathematics of Fusion. Matematica della fusione. And that is a serious mathematics paper in which we prove Quello lì è proprio un documento di matematica serio dove dimostriamo that golden mean ratio in physics is the final solution to constructive wave interference. che la proporzione aurea in fisica è la soluzione alla interferenza costruttiva delle onde, And therefore the final solution to compression, quindi la soluzione finale alla compressione and therefore the final solution to phase conjugation. e alla soluzione finale per la coniugazione di fase. Basically, we prove that golden ratio is therefore the cause of gravity. Noi di fondo dimostriamo che è la ragione della gravità, So, la proporzione aurea. in a cube, you have no golden ratio, so you have no centripetal force. Quindi nel cubo non c'è proporzione aurea, quindi non c'è forza centripeta. But when this happens in the plasma, Ma quando succede questo nel plasma, you get golden ratio and the centripetal fusion of plasma begins. allora avete la proporzione aurea e come si dice, il plasma incomincia a diventare centripeto. And that's why the radii of hydrogen are golden ratio multiples of Planck. Ecco perché il raggio dell'idrogeno sono golden ratio multiples of Planck. Planck length. Esatto, sono la lunghezza di Planck moltiplicata per le potenze della proporzione aurea. I wrote that new equation. E ho scritto io quella nuova equazione. So, what you have now is an understanding of the origin of all centripetal forces. Quindi quello che avete adesso è la comprensione dell'origine di tutte le forze centripete. Before this, you had an understanding of no centripetal forces. Prima di questo non avevate la comprensione di alcuna forza centripeta.
You have thick books on gravity, but not one answer to the cause of gravity. Ci sono dei grossi libri che parlano di gravità, ma nessuno che spiega che cosa è la causa, che cosa